Mamma mia, credete ogni volta che c'è da fare la prediction sudo freddo perché esagero, ogni volta osiamo, ogni volta scelte coraggiose, in realtà scelte scellerate e avrete modo di valutarle voi stessi fruendo poi di questo contenuto. Questa è la griglia, signori miei, sulla stagione che sta per iniziare. Ovviamente sotto scatenatevi dicendomi la vostra papabile prediction. E prima di partire, quest'anno veramente saremo rapidi, veloci, concisi. Lo dico, e poi come al solito i miei propositi vanno a farsi benedire. Vi invito, come al solito, a cibare l'algoritmo che, come sempre, ci sta lì a dare più noie che altro. Se volete potete anche dare swipe, ormai si possono fare mille cose. Vi ricordo anche che per fruire i prossimi contenuti iscrivetevi, attivate la campanella e magari andate un po' a valutare tutti i miei profili social. Mi trovate anche su Telegram, ormai siamo ovunque, bla 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 bla. Scusate, dovevo ricordarlo. E partiamo, signori miei. Grazie come al solito per il supporto, comunque, perché tanti di voi lo dico, bla bla bla, e poi veramente mi sopportate. Casino, suonerie, sento un po' di tutto, già il cervello impappa, ma cercherò di rimanere calmo, cercherò. Retrocesse, eccole qua, e come vedete già partiamo in quarta. Solitamente, per non sapere né leggere né scrivere, prendiamo le neopromosse e le buttiamo lì nel fondo della classifica. Questa volta delle neopromosse soltanto il Pisa scenderà, secondo Neschio. Sì, bellissimo azzardo. Pisa che, come sapete, ha cambiato allenatore. Volete rispondere al telefono? Sino a domani deve suonare. Se c'è una suoneria vuol dire che il telefono sta suonando, qualcuno sta chiamando e qualcuno dovrebbe rispondere. Niente. Vabbè. Scusa, no, il contenuto, questo contenuto veramente mi va a toccare delle corde ai nervi e vabbè. Dicevo, Pisa che con la grande cavalcata di Inzaghi, Filippo continua a suonare, che Filippo che ha fatto sì che poi il Pisa andasse in Serie A, lui è sceso di nuovo andando un po' a sondare il Palermo e non lo so, credo non sia attrezzata per rimanere in Serie A, ovviamente lo valuteremo. Parma e Cagliari, ragazzi miei, Parma e Cagliari, oh, caspiterina. Dico la motivazione, spero che venga assolutamente smentito. Proprio per la motivazione che vi sto per dare. Due allenatori giovanissimi che ovviamente, non lo so, lottare per la salvezza non è affatto semplice e quindi magari avranno idee brillanti e quindi proprio questo è il mio proposito, che riusciranno a smentirmi. Però mettiamoci che hanno perso uomini importanti per il Cagliari, Piccoli e Zortea, praticamente 16 gol di una squadra che ne fa pochini e non è facile andarli a trovare altrove. Per quanto riguarda il Parma, ha smantellato praticamente la squadra da Somma a Mihaila, da Bonni a Leoni e non sarà facile per questa, quindi Pisacani questa devono lavorare, non sarà affatto semplice. Andiamo alla lotta retrocessione. Lotta retrocessione. Tutte le squadre che lotteranno per salvarsi e che si salveranno. Questo è, diciamo, il mio, come lo chiamo, imprinting, no? Quello che volevo comunicare, agglomerando un po' tutte queste squadre. Teoricamente da sinistra verso destra trovate anche un po' il posizionamento che è abbastanza random, ma giusto per darvi un'idea. La Cremonese io punto sul fatto che uno come Nicola invece proprio per il discorso, no? Contrario, uno come Nicola potrebbe invece con la sua esperienza, lui che tante volte è riuscito a far salvare le sue squadre, potrebbe riuscirci anche con la Cremonese. Non sarà affatto semplice, ma perché no? Perché no? Tutte le altre sono squadre che hanno, secondo me, perso tanti giocatori importanti. Vedi il Lecce con Kristovic e altri, vedi l'Udinese che addirittura perde Lucca e Toven. Lo stesso Verona non sarà facile per Zanetti. Vediamo il Genoa di Patrick Vieira che forse rispetto alle altre la metto un pochettino più su.
ma secondo me dovranno sudarsi questa salvezza per quanto mi riguarda. Andiamo avanti dalla decima alla dodicesima. Come vedete, sono molto veloce ora. Vanneschi, per favore. Como, Torino, Sassuolo. Eh sì, signori miei, per quanto riguarda il Sassuolo, neopromossa, una squadra che l'ho piazzata teoricamente in alto, direte voi, non lo so, forse, per il semplice fatto che oggi mantiene la spina dorsale il Sassuolo, cioè gente importante, gente come Llorente, come lo stesso Berardi, storicamente parlando, poi il Sassuolo è una squadra che ci sa fare anche con le nuove leve. Secondo me il Sassuolo si giocherà la solita sua stagione pre discesa in Serie B, no? Quelle che ci ricordiamo tempo addietro. Per il Torino, secondo me, è la classica stagione dove c'è poco da sognare e c'è poco da aver paura. Mi sento di dire così, forse per il Torino è sempre un po' la stessa storia. Secondo me si ripeterà anche quest'anno, però attenzione perché io ho stima da vendere per Baroni. Vediamo come sta Zapata. Hanno preso Aslani, gli auguro che faccia strabene, così magari non ce lo ritroviamo l'anno prossimo all'Inter, non perché va bene. E vediamo un pochettino per quanto riguarda il Como, decima posizione, praticamente rimane lì immutato, decimo. Forse per qualcuno è una posizione abbastanza bassa, non lo so. In realtà credo che il Como, le stesse parole di Fabregas, che non so se avete sentito, che dice io invidio tra virgolette Sarri perché lui ha avuto modo, avrà la stessa squadra dello scorso anno a disposizione, io firmerei per avere sempre gli stessi uomini. Mi sembra un po' una per non dire altro, la dico genialata. In realtà a lui piace che gli vengano presi i giocatori che cerca e che vuole. Sono stati presi tantissimi giocatori. Secondo me però è anche vero che poi quando cambi tanto ci vorrà un periodo di assestamento e ci sono squadre che comunque forse hanno qualcosina in più. Forse, perché il Como comunque... eh, il decimo posto per me è la posizione minima, in realtà lo metto decimo, ma potrebbe assolutamente fare di più. Andiamo dal settimo al nono posto, squadre che lottano per l'Europa, ma che poi teoricamente, e dico teoricamente, valutando i vari incastri, dovrebbero rimanere un po' fuori. E metto Fiorentina, Bologna, Atalanta. Crollo verticale della Dea, più che altro scoraggiato dal fatto che anche in questo caso ci sono stati tanti cambi, tante uscite anche importanti, lo stesso Retegui, soprattutto la guida tecnica e quindi l'interrogativo di Juric, Lookman che oggi si parla di Atletico Madrid che quindi forse alla fine non rimane lo stesso, si sa, non si sa, vedo tante situazioni. Secondo me questo è un anno di transizione per l'Atalanta e la vedo fuori dall'Europa ad oggi, ecco. Per il Bologna, anche per il Bologna non è facile perché anno dopo anno valorizzi i giocatori, vedi Beukema, lo scorso anno vedi Ndoi e poi puntualmente devi andare a trovarne altri, ha preso questo adesso dalla Marsiglia, assolutamente, come al solito valorizzerà italiano, ci farà vedere belle cose, però non è secondo me semplice, poi ci sarà da giocare anche l'Europa per il Bologna, quindi non è affatto semplice. Fiorentina settimo posto perché rispetto un po' alle altre la Fiorentina secondo me comunque ecco ha delle pedine chiave, Ken che rimane lì davanti, Comuzzo lì dietro, il centrocampista, c'è Pioli che secondo me farà bene, però ribadisco, per me gli allenatori ultimamente li ha sempre avuti buoni la Fiorentina. So che i tifosi forse viola non saranno d'accordo con me, però per me è così. Vediamo. Una squadra secondo me molto sottovalutata,
è sotto, non dico sottostimata, ma è un po' la Lazio, vuoi per il fatto del mercato, vuoi per quello, vuoi per quell'altro, però la Lazio è vero che non ha preso nessuno, ma mi sento di dire che la Lazio ha una buona rosa e soprattutto un ottimo allenatore, un allenatore clamoroso per quanto mi riguarda. Quindi mi sento di dire che il sesto posto secondo me non è assolutamente utopia. Vediamo, io mi aspetto una Lazio che farà un buonissimo campionato, ecco. Nonostante magari, ribadisco, la piazza non sia entusiasta perché un po' di botti qua e là se le aspetta, non è arrivato nulla perché sapete le dinamiche, ma la Lazio comunque farà il suo campionato. E adesso ragazzi andiamo alle dolenti note. Qui veramente mi sono un po' sbizzarrito, lo confesso, e io veramente le prossime tre squadre che butterò a video, butterò, termine bruttissimo, scusatemi, ho dei punti interrogativi clamorosi. E per me i due punti interrogativi più clamorosi sono, in ordine cronologico, la Juventus, e io la metto al quinto posto. Sì, la Juventus che comunque rispetto allo scorso anno butta dentro Bremer, che viene da un infortunio lunghissimo, però Bremer sarà sicuramente una risorsa. Però è una squadra che, bisogna dire, in realtà mantiene l'ossatura praticamente dello scorso anno, la stessa squadra, e quindi forse troverà più equilibrio. Però non basta secondo me, perché teoricamente ci sono delle squadre che chi per un motivo, chi per un altro può finire davanti. Questa è la mia lettura ad oggi. E lo stesso Tudor, ricordiamoci, non era la prima scelta in casa Juventus e hanno dovuto fare un po', rattoppare un po' le cose. Vediamo. Per me è un punto interrogativo, la metto su quinta, ma in realtà potrebbe fare benissimo, ripeto, è un punto interrogativo. Un'altra squadra che per me comunque è clamorosa, e parlo in maniera distaccata, ed è l'altro grande punto interrogativo, l'Inter. Io l'Inter la metto quarta, un Inter che secondo me quest'anno, non lo so, affronterà quella che chiamano solitamente transizione, una squadra che ha buttato dentro tanti giovani, parlo di veri nuovi acquisti per buttato dentro, cioè Susic, Luis Enrique, quello appena preso, Diouf, Bonni, però tutta gente che, come ho già detto, lo ribadisco, piano piano si inserirà, nel frattempo giocheranno, no? I soliti giocatori d'esperienza che comunque avranno tutti un anno in più. Ribadisco, la scorsa stagione non è facilmente dimenticabile e in questo dovrà essere bravo un allenatore che oggi dimostrerà quello che mi auguro di essere clamoroso, però ad oggi non possiamo sapere che stagione e come riuscirà a manovrare le cose Kivu. Per me l'Inter è forte, è assolutamente forte, però ci sono dei punti un po', per me è un punto interrogativo, ecco, l'Inter di Kivu, che comunque per me nelle prime quattro ci finisce. Non finire nelle prime quattro sarebbe qualcosa di disastroso e questo non credo accada, come non credo che quest'anno riesca a lottare per lo scudetto. Vediamo, speriamo, ovviamente, dal mio punto di vista, di sbagliare. Butto al terzo posto la Roma. E la Roma la metto al terzo posto, ragazzi. La Roma per me è tra virgolette, la sorpresa. Per me sì, l'ho detto prima, io voglio usare, in questa prediction voglio usare, e la Roma mi trasmette delle vibes particolari. Potrebbe anche schiantarsi, vi dico tranquillamente che potrebbe anche schiantarsi, però oggi punto tanto sulla Roma. Punto tanto sull'accoppiata Gasperini Ranieri, su comunque un mercato che non lo vedo così negativo, anzi tutt'altro.
soprattutto nel momento in cui si parla di una Roma sotto fair play finanziario, comunque ha mosso delle pedine, ragazzi miei, altro che, e sembrerebbe che non sia ancora finito il mercato, quindi vedete, non abbiamo neanche tutte le carte scoperte. Per me la più grande sorpresa è per me è la Roma, per me è la Roma. Ragazzi, molto semplicemente vedo il Milan al secondo posto, una squadra che non so, lo dico chiaramente, se lotterà per lo scudetto, perché vedo un Napoli, e poi andrò a spiegare i miei motivi, un Napoli lanciato, però mi sento dire che il Milan d'Allegri centra l'obiettivo Champions. Ecco, non vedo una squadra che gli può sfuggire quello che è il focus, no? E quindi vedo un Milan che, soprattutto aiutato dal fatto che non avrà altre competizioni, altri impedimenti, si concentrerà sul campionato. Allegri, lo sapete, possiamo dire quello che ci pare, ma di certo sa mettere la squadra in campo, e vedo un Milan quindi che finisce davanti a tante squadre e lo metto al secondo posto. Spero di sbagliarmi, perché vorrei vedere un campionato competitivo, spero tanto di sbagliarmi, ma vedo un Napoli, come ho detto prima, lo confermo, un Napoli lanciato, assolutamente, un Napoli che vincerà per la prima volta nella sua storia 2 scudetti consecutivamente. C'è un aspetto che voglio rimarcare. È vero che il Napoli ha comprato tanti giocatori, e questi giocatori, va detto, hai fatto De Bruyne, che giocatore che si commenta da solo. Gli altri, diciamo, servono un pochettino ad aggiungere varietà, ad aggiungere soluzioni. Aggiungo una cosa io, ad aggiungere, scusate, gioco di parole, competizioni tra i vari giocatori stessi, perché se c'è una cosa che è mancata al Napoli, che poi dopo con lo scudetto sul petto ha fatto una magra figura, quella di finire decimo, lì è mancata proprio la fame, e soprattutto il dare per scontato tutto. Noi siamo i campioni d'Italia, che ne so, i vari Kvar e altro, siamo i più forti noi, e dopo neanche una giornata mandano a quel paese l'allenatore, poi un altro, poi un altro, poi un altro. Conte, ragazzi, e lo spiego con l'acquisto di Milinkovic-Savic, che poi potrà essere sbagliato o meno, perché magari un portiere secondo me va scelto sempre, però cosa significa? Significa che vuole veramente mettere in competizione tutti, non nessuno avrà il posto sicuro, nessuno si dovrà sentire tranquillo, e questo spingerà i giocatori da subito a fare bene. Non si cullerà, una squadra che non si cullerà per il solo fatto che ha lo scudetto sul petto. E sapete, non è facile confermarsi, è molto più difficile confermarsi di vincere. Io, sapete, non l'ho mai negato, non stravedo e non simpatizzo minimamente per Antonio Conte, soprattutto da quando è passata lì, no, da quando è passate le storie, le vicende, le vicissitudini all'Inter. Però se c'è una cosa che di Antonio Conte va detta, è che in una competizione a 38 gare, ragazzi, forse è il numero 1 al mondo, sa come si vincono gli scudetti, e anche quest'anno secondo me riuscirà poi alla fine a spuntarla. Ragazzi, questo è il mio pensiero. Alla fine siamo rientrati nei 20, che è comunque un minutaggio largo, però meglio di niente. Fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate voi, un po' anche sulle mie teorie buttate lì, che vedremo se avranno delle conferme durante la stagione o saranno smentite. Il bello del calcio è che non possiamo saperlo, e proprio per questo ce lo gusteremo. Signori, un grande abbraccio, vi aspetto sotto nei commenti, ditemi la vostra.